Eccoci, siamo pronti per partire per Brema. Anche oggi circa 600 km, a mare carico. Io sono mezza malata come al solito. Adesso mettiamo sul navigatore, vediamo se prende qua sotto. Dobbiamo prima tirare giù il bolide dal cavalletto centrale. Oh, ma ride. Giorno 21 del nostro viaggio. Lasciamo Copenaghen col sorriso, perché sì, non ce l'aspettavamo così e invece ci ha conquistati. Ripartiamo attraversando i suoi ponti, con quella sensazione strana di quando un posto ti rimane addosso anche se stai già andando via. Direzione Germania, direzione casa. Oggi è una tappa di trasferimento, di quelle lunghe e dritte dove macini chilometri e pensieri, ma va bene così. Il sole ci accompagna, la strada scorre con ancora un po' di nord dentro e sempre meno chilometri davanti. Stiamo passando da Amburgo e si capisce subito, il porto. Il porto di Amburgo è uno tra i più grandi d'Europa, attivo 24 ore su 24. Quelle strutture gigantesche che vedete sono gru alte anche più di 100 metri che spostano container da decine di tonnellate in pochi minuti. E la cosa assurda è che siamo a oltre 100 km dal mare, ma grazie all'Elba le navi arrivano fin qui. Siamo arrivati a Brema. Sempre Scaricata la moto come dei muli per non fare due viaggi. Adesso vediamo come questa stanzetta. Il check-in è stato un po' complesso, non ho capito se c'erano i computer bloccati di là. Eccoci qua. Una stanza normale, c'è anche dello spazio per appoggiare le cose, non mi sembra vero. Buongiorno follower, siamo qui, dove siamo? A Brema. A Brema. Volevo vedere se la ragazza era preparata. Andiamo di là. Adesso andiamo alla scoperta della città. Oggi Centro città. Dai. Stiamo attraversando un bellissimo parco, ci sono le biciclette che sfrecciano a destra e a sinistra, è incredibile questa cosa delle biciclette, da noi proprio non si usa, loro tra biciclette vanno, e macchine elettriche sono avanti. Bisogna, sì, quello sicuramente, ma bisogna stare anche attenti a attraversare perché non li senti arrivare né con Sì. le macchine né con le biciclette. Sì, ti investono. Bello sto parco. Sì. Adesso possiamo andare su, di là o sotto il passaggio? Niente, sono le 18 e suonano animatamente le campane della cattedrale di Brema, che adesso vedrete. Eccola, che meraviglia!
Allora, siamo al Marktplatz, municipio e Roland, patrimonio dell'UNESCO e cuore pulsante della città. Penso che sia questo alla nostra destra, bellissimo. Bellissimo, illuminato la sera, quindi dovremo passare dopo. Davanti c'è la statua di Rolando, eccolo lì. Eccolo lì il Rolando. Rolando, simbolo della libertà cittadina. Andiamo a fare una foto a Rolando. Poi andiamo a vedere i musicanti di Brema, proprio accanto al municipio. Asino, cane, gatto e gallo. Devo toccare le zampe dell'asino perché porta fortuna. Te lo dico, mi serve un po' di fortuna. Eccolo qua, Rolando. Eccole là, andiamo. Devo toccare le zampe dell'asino. Vedi che sono lucide come le tette di Giulietta e Romeo, cioè di Giulietta. Non penso che tutti debbano fare la foto, sì, forse sì, torniamo dopo. Vediamo la faccia di Omar che ama queste cose. Proseguiamo il tour. Ok, allora proseguiamo il tour. Torneremo dopo a toccare le zampe dell'asino. Adesso c'è da vedere la Botterstrasse, una viuzza stretta e particolare stile mattoni rossi, di sera e suggestiva. Ma fa tutto di sera? Wow! Qua c'è un fiume. E qua è il lungo fiume. Andiamo nel lungo fiume, però siamo su nei locali, perché giù c'è vento, fa frecce. Va bene. Dai. Comunque qua, anche quando dovrebbe esserci festa, locali, eccetera, c'è un silenzio surreale. Io non riesco a capirli questi nordici. L'aperitivo da noi è più rumoroso. Ah beh, quello è poco ma sicuro. Siamo nel quartiere dei mattoni rossi, poi vi scrivo come si chiama. Bello! Bello questo posto. Faccio un giro nella via dei mattoni rossi e torno. Questi sono i posti che piacciono a me. Sì. Anche a te, Omi? Questa è bella tosta. Tosta?
buongiorno, dormito malino anche oggi. Oggi è l'ultima tappa di trasferta, si va a Monaco di Baviera e niente, poi domani si ritorna a casa. Adesso arriva il mio driver a prendermi, metto il gettone e si aprirà la porta. Eccolo là. Ci stiamo avvicinando a Monaco di Baviera e intorno a noi iniziano a comparire distese particolari. Sono piantagioni di luppolo. Siamo nella Hallertau, la più grande area di coltivazione di luppolo al mondo. Quelle strutture alte con i fili servono perché il luppolo cresce in verticale, può arrivare anche a 6-7 metri in una sola stagione. Ed è proprio qui che nasce gran parte della birra tedesca. Non a caso siamo a 2 passi dall'Oktoberfest, diciamo che la materia prima non manca. Allora, dopo aver preso un ascensore per moto, dobbiamo parcheggiare la moto su una rampa e non è ben chiaro come faremo. Vedo che non siamo gli unici ad avere problemi. Boh. Per concludere in bellezza i nostri soggiorni abbiamo preso questa stanza di lusso. Che è edificante questo posto. Aspetta. Vabbè dai, la stanza è carina rispetto a quello che abbiamo visto giù. La stanza. Anche delle caramelle in dotazione. Oh, c'è andato anche caramelle in omaggio. Ah, che fatica. C'è anche il balconcino, cosa vuoi di più? Ma che meraviglia. Ah, è in comune con altra gente. Vabbè, dopo il parcheggio sotterraneo con rampa e il signore polacco che ha grattato tutto il sotto della sua RS4 6 S6 tutta riabbassata, modificata, è stata una bella grattata. Vabbè, adesso andiamo a visitare Monaco. Vorrei una buona birra meritatissima e niente, a dopo, ciao. Siamo a Monaco, ultima tappa del nostro mega tour. Stiamo andando a cercare la birreria HB, che dopo vi scrivo il nome per intero perché è impronunciabile. Brauhaus. E intanto ci facciamo un giretto per Monaco. Esatto. Oggi tappa lunga, siamo parecchio stanchi anche perché sono stati 800 km di autostrada, quindi
siamo un po' tutti Provati. rimbambiti anche dal vento che c'era, oltre dalle turbulenze, dalla velocità. E niente, andiamo a fare un giretto e poi torniamo a casa, e domani c'è l'ultima tappa che ci porta Con a un casa. po' di malinconia, Quando È finiscono finita. purtroppo c'è sempre un po' di malinconia. Andiamo a vedere Hofbrau House. Cosa? Wow! Ma ci piace. Qua ci piace. C'è anche l'orchestra, è un po' come essere all'Oktoberfest. Quando vado nei paesi stranieri mi piace assaggiare le cose tipiche. Adesso siamo a Monaco e assaggio una cosa tipica. Big beer! Batti le mani! Tend the garden with me. We have so many seeds to sow. When the harvest comes in, it will be Rischio. time to share what we have grown. Ultimo carico e si va verso casa. Lives when we started Bravo Moreno. was groovy, but I'm noticing lately we've been half-hearted. West Side Story, don't feel Giorno 23, l'ultimo. Partiamo da Monaco di Baviera con un mix strano, emozione per il viaggio fatto e un filo di malinconia. La direzione questa volta è casa. Una curiosità, il primo tratto è autostrada ed entriamo in Austria. Per fortuna niente vignetta, il tratto che percorriamo ne è esente. I can't help but recall we were having the time of our lives when we started. Everything was groovy, but I'm noticing lately we've been half-hearted. West Side Story, don't feel pretty. West Side Story, don't feel pretty anymore. Entriamo in Liechtenstein. È uno dei paesi più piccoli al mondo, lo attraversi in meno di mezz'ora. Qui non c'è aeroporto, non ci sono autostrade e il confine è così discreto che sembra quasi finto. La capitale è Vaduz, con il castello del principe che domina tutto dall'alto come in una fiaba. La cosa più assurda è che non hanno esercito, solo tanta neutralità e zero voglia di problemi.
Story, don't feel pretty. West Side Story, don't feel pretty. West Side Story, don't feel. Questa è una zona militare usata da oltre un secolo per esercitazioni di tiro e addestramento dell'esercito svizzero. La strada del passo esiste da secoli ed è uno dei collegamenti più antichi tra la zona del Liechtenstein e il cantone dei Grigioni. Durante le esercitazioni l'area può essere temporaneamente chiusa al traffico. La cosa strana è proprio questa. Un momento sei tra prati e montagne perfette e quello dopo trovi cartelli militari e aree di tiro. I feel better every day. The troubles I had have been washed away. I'm cleaning up my act and moving on. In the silence of my room, I'll sleep all night and get up at noon. There's nothing to distract me in my dreams. Like a pillow on my face, no one can hurt or invade my space. I still walk the streets with my head high. And though I wonder where I'd be if no one had helped or remembered me, I know my own will has got me through. I know why I should try to find out why I feel so high. There's a comfort to be found when you find out there's no one else around. Set your mind off track and lead you on. And though I wonder what I'd do if you hadn't told me to see it through, I know I could make it without you. I know I should try to find out why I feel so high. Coming up again to get a breath of air. In the water everything is fine. Now we'll stay in here until the day is through. For a while I like to feel the buzzing in my head. I know why I should try to find out why I feel so Is it just me, or is it hard to agree with what you're trying to explain? I don't mind feather wings, no diamond rings, but that's not how you get to me, no. We could sit in the shade, talk till late, and then we'll see. We can go for walks, stroll down the city park.
E qui scopriamo una cosa quasi simbolica: la moto segna fino a 9.999 km, poi si resetta, come se dopo tutto questo viaggio ci dicesse che si può sempre ripartire da zero e che i viaggi finiscono, sì, ma quello che ti lasciano no. Perché alla fine non sono stati solo chilometri, sono stati giorni, persone, strade infinite, silenzi, risate e momenti che non entrano in nessun contatore. E sì, siamo cambiati anche noi lungo la strada. We could sit in the shade.